Ciao ragazzi, qui è Icy Axi. Benvenuti nel 17° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024, alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale subito dopo la gara di Monza, che ci ha visti sfornare una prestazione da MVP da una parte, con Giovinazzi, che è riuscito a chiudere 12° partendo dalla 20ª casella, e una buona prestazione di Berman, che ha invece concluso in 16ª posizione. Ora dobbiamo prepararci per il Gran Premio di Baku, ma ci sono alcune cose da fare prima di partire per l'Azerbaijan. Il nostro rebrand è continuato off-cam e non so se avete presente una delle livree della Lamborghini nel WEC. Mi riferisco esattamente a questa che potete apprezzare qui. A me piace molto e per questo motivo ho deciso di provare a ricrearla per la nostra scuderia di Formula 1. Ed eccola qui, è praticamente completata. Potrebbero cambiare solo alcuni colori, ma solo leggermente. Spero vivamente che vi piaccia. È anche iniziato un nuovo mese e siamo pronti a creare un nuovo programma di addestramento dei meccanici. Seguendo le regole che ci hanno accompagnato fino ad ora, riusciamo a diminuire sempre di più la durata stimata della sosta, senza incrementare troppo la probabilità d'errore. Contemporaneamente si conclude il piano sponsor. Avendo raggiunto e superato il coinvolgimento richiesto, guadagniamo poco più di 3 milioni, a cui dobbiamo aggiungere quasi 1 milione ricavato dall'attività obbligatoria. Per il prossimo piano non abbiamo attività obbligatorie, ma impegneremo Giovinazzi in un'attività post gara. Inoltre gireranno una pubblicità nella fabbrica e il nostro staff sarà impegnato in un'attività scolastica, così come i nostri scout, che al momento non ci servono visto che per la prossima stagione abbiamo già 9 membri per ogni reparto. Qualche giorno più tardi ci informano di una nuova votazione. Ultimamente sono molto frequenti. Comunque, vogliono ridurre di circa 5 milioni il limite di spesa per aiutare le scuderie più piccole. Al momento noi lo siamo, ma se dovessimo concludere il progetto di diventare tra le più forti, un regolamento del genere ci penalizzerebbe. Quindi credo proprio che voterò contro la proposta di modifica al regolamento. Inoltre, una settimana fa si è aperto il nuovo periodo ATR. Ora, grazie ai soldi degli sponsor, possiamo iniziare alcuni progetti. Un progetto che potrebbe tornarci utile riguarda il sottoscocca. Dopo aver giocato con gli slider, otteniamo un progetto che ci consentirà di aumentare di pochissimo la velocità massima, ma migliorerà sensibilmente la sterzata in ogni genere di curva. E non solo, perché la tolleranza all'aria sporca avrà un aumento di quasi 2 punti percentuali. Settiamo il progetto su affrettato perché siamo ormai nelle fasi conclusive della stagione ed abbiamo ancora 36 milioni da spendere e con 4 ingegneri dovremmo finire in poco più di 2 settimane. Un altro progetto che credo possa essere utile coinvolge invece le sospensioni. Con questo nuovo progetto otterremo risultati molto simili al progetto che abbiamo appena visto, migliorando velocità massima e comportamento sterzata. Ma in questo caso il focus è stato sul risparmio degli pneumatici, che aumenterà di oltre 3 punti percentuali. Anche in questo caso ci affrettiamo a concludere e dovremmo avere entrambi i progetti pronti nello stesso periodo. È passata una settimana e la Race Week si avvicina. Siamo riusciti a produrre un solo pezzo di telaio col progetto più aggiornato e lo mettiamo a disposizione di Giovinazzi, che al momento sembra più in forma del compagno. Ora però analizziamo la pista che ci attenderà domani. Il circuito di Baku è uno dei più particolari del calendario di Formula 1, un tracciato cittadino che mescola velocità pura e tecnica. Situato nel cuore della capitale dell'Azerbaijan, si snoda tra ampi rettilini e strette sezioni cittadine, regalando gare imprevedibili e ricche di colpi di scena. Il rettilino principale è il punto di forza del circuito, oltre 2 km dove le monoposto raggiungono velocità vicine ai 340 km/h. Ma Baku non è solo velocità. La sezione intorno alla curva 8, la più stretta del tracciato, richiede un'auto agile e ben bilanciata per affrontare le curve lente e tecniche del secondo settore. A Baku serve una monoposto capace di combinare velocità massima e stabilità in curva, ma è il compromesso giusto a fare la differenza. Qui nulla è prevedibile, ogni giro può ribaltare la gara, soprattutto con tutte le safety car che ogni anno sono costrette ad entrare in pista a causa degli incidenti. Tuttavia, se non dovessero essercene, potremmo avere problemi, perché la nostra auto sarà sicuramente troppo penalizzata da un rettilineo così lungo. Ora andiamo a fare i primi giri di pista nelle libere. Prima però settiamo gli obiettivi per entrambi i piloti, media difficoltà per tutti e due, perché sono fiducioso che non tutti concluderanno la gara. Un saluto dall'Azerbaijan e dalla sua splendida capitale. Lo splendido circuito cittadino di Baku vedrà i piloti sfrecciare da una parte all'altra, tra le viuzze della città antica fino all'ampia autostrada che costeggia il Mar Caspio, dove le auto si affronteranno in furiosi testa a testa. È un weekend che promette faville, quindi non perdetevelo. Ed in effetti, già dalle libere, abbiamo avuto qualche errore. Questo di Stroll è il più dannoso per la scuderia, visto che ha praticamente distrutto tutto l'anteriore dell'auto. Invece noi ci siamo salvati dagli errori e dopo le 3 prove libere possiamo dire che abbiamo lavorato bene e i nostri piloti sono pronti ad iniziare a fare sul serio. Infatti entrambi, grazie al lavoro del venerdì, partiranno con una fiducia elevata e potranno da subito dare il massimo. Ma adesso prepariamoci, perché il Q1 incombe. Pronti per le qualifiche e vediamo chi riuscirà a farsi valere in griglia.
Dopo un primo tentativo per prendere confidenza col circuito, siamo saliti in auto con Giovinazzi per un secondo giro lanciato. Purtroppo le difficoltà nel dritto si sentono molto, vediamo comunque di migliorare ulteriormente. Primo settore chiuso in 35,9, esattamente sui livelli di Albon, che potrebbe aiutare noi spettatori facendo da riferimento. Nel secondo settore non ci miglioriamo, anzi, siamo più lenti di un decimo rispetto al primo tentativo e ben 4 decimi più lenti di Albon. Ora godiamoci il rettilineo e vediamo dove ci posizioniamo. Chiudiamo con un terzo settore in 26,4, ancora una volta sui livelli di Albon, tant'è che, nonostante il settore centrale sia stato più lento del precedente tentativo, siamo comunque riusciti a migliorarci di 2 decimi nel totale. Mentre ci lanciavamo per l'ultimo tentativo è stata sventolata la bandiera rossa, ma la qualifica dovrebbe riprendere ugualmente tra 20 minuti. La bandiera rossa è stata causata da un errore in curva 2 di Ricciardo, che ha sbagliato la traiettoria ed è finito contro le barriere, distruggendo l'auto. Considerato l'impatto con le barriere, qui l'auto ha subito un brutto colpo. In effetti la qualifica è ripresa e siamo stati tra i pochi a lanciarci per l'ultimo tentativo, però senza riuscire a migliorarci in nessun settore, non so esattamente per quale motivo. Quindi alla fine entrambi i nostri piloti vengono eliminati nel Q1. Giovinazzi è andato vicino a passare il taglio, ma quel settore centrale ce l'ha impedito, perché siamo rimasti esclusi esattamente per quel decimo perso nel secondo settore. Il Q3 vede Verstappen prendersi la pole position davanti a Sainz e Norris, con Leclerc che deve accontentarsi della quarta posizione, lontano solo 12 millesimi dalla terza. Clamoroso anche Gasly, che prende la decima piazza, ma domani arretrerà sulla griglia a causa di una penalizzazione subita ad inizio qualifiche per aver sostituito alcuni componenti. Nella top 10 manca Perez, che partirà addirittura dietro di noi. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. I piloti si daranno battaglia per le strade del circuito cittadino di Baku, un tracciato contraddittorio. Dal lungo rettilineo che premia una bassa resistenza aerodinamica alle curve strette in cui la deportanza è fondamentale, le squadre dovranno trovare l'equilibrio vincente. La strategia scelta per questa gara è ad una sola sosta. Per la prima volta non abbiamo grossi problemi di gomme, per cui Giovinazzi partirà sulla gomma rossa per poi cambiare al 18° giro e montare le hard. Medesima strategia anche per il compagno, che semplicemente attenderà un giro in più per rientrare, visto che partendo dietro deve lasciare precedenza ad Antonio. Abbiamo anche un aggiornamento della griglia, a causa delle varie penalità partiremo in 15ª e 18ª posizione. In sostanza abbiamo guadagnato un paio di posizioni rispetto a quelle che dovevano essere le nostre. Speriamo di sfruttare questo regalo. Ora però è davvero tutto pronto per iniziare. Godiamoci questa gara. Bene, manca pochissimo al semaforo verde per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Adesso è fondamentale mantenere la concentrazione mentre tutto intorno si spegne. È arrivato il momento. Pronti alla gara. L'attesa è finita e inizia il Gran Premio dell'Azerbaigian. Luci spente e via, partiti!
Buono stacco dei nostri piloti, che arrivano e superano curva 1 con le auto intatte. Era tutto ciò che volevo da una partenza nelle retrovie a Baku. Ma Perez è già pronto ad attaccare. Berman riesce a tenere botta sul rettilineo e i due vanno in curva 2 appaiati come due folli. Alla fine il nostro pilota alza il piede e lascia passare il messicano. Alla fine del giro Giovinazzi negli scarichi di Bottas cerca di prendergli l'interno, ma il finlandese allunga la staccata e taglia davanti ad Antonio, che è costretto ad alzare il piede leggermente per evitare danni. Bottas invece così prende molto spazio e ci toglie dalla zona DRS. Senza l'aiuto al DRS non abbiamo chance alla fine del secondo giro contro Aston Martin e Red Bull. Anche in questo caso Antonio fa la scelta giusta secondo me, non difende e lascia passare entrambi. Berman invece tenta di difendere, ma Ocon ha deciso che deve passarlo assolutamente e forza la staccata. Alla fine riesce a passare, ma credo di aver intravisto un tocco tra l'anteriore destra del francese e quella sinistra di Berman. Ocon non è l'unico a forzare i sorpassi. Davanti Verstappen si infila senza guardare su Norris, costringendolo contro il muro. Il pilota inglese non sembra molto contento della manovra dell'avversario. Ed a proposito di piloti inglesi, su Berman è arrivato anche Stroll. Sorpasso uguale a quello di Ocon, ma più pulito. Adesso il nostro pilota è ultimo. E torniamo a parlare di Ocon, che ha deciso che quello è il punto adatto a superarci. E qualche giro dopo aver preso Giovinazzi, lo infila e si prende alla 20ª posizione. Il nostro pilota non ci sta ed alla fine del rettilineo sfrutta il tentativo di sorpasso di Stroll e il DRS per attaccare il francese, riprendendosi così almeno una posizione. Purtroppo non riusciamo a far molto contro un Ocon fuori di sé, che tenta sorpassi in cui una delle due auto rischia di frantumarsi contro le barriere. Qui addirittura tenta di prendere la posizione al castello e Antonio non può far altro che evitarlo per non causare un incidente. Per provarvi ciò che dico basta vedere che nel tentativo di sorpassare dove Ocon ha già effettuato 2 sorpassi, il pilota messicano della Red Bull finisce addosso ad Albon, danneggiando la sua vettura e quella del pilota Williams. Poco dietro il duello tra Giovi e Ocon è ancora in corso. Siamo in auto con Antonio alla fine del rettilineo, quasi appaiati all'Alpine, ma all'interno non riusciamo ad infilarci nemmeno questa volta. Al contrario del duello con Bottas però rimaniamo lì. Ed Antonio riesce ad uscire abbastanza forte da curva 2. DRS è spalancato che ci consente di arrivare appaiati alla staccata. Il pilota francese però non molla e tiene all'esterno e alla curva successiva passa nuovamente davanti grazie al vantaggio di traiettoria. Dopo quel duello al 7° giro abbiamo perso contatto e ora siamo nelle ultime posizioni al 18° giro. Ho notato però che il consumo delle gomme è minimo, quindi voglio tentare di montare gomma gialla invece delle hard con entrambi i piloti. Chissà che non ci svolti la gara questa strategia. Entra Giovinazzi e ripartiamo in 2-7. Ma facciamo a malapena 10 giri su queste gomme che entra una safety car. Poco davanti, infatti, Sargent si è visto tagliare la strada da un Haas e ha perso lucidità, finendo per colpire in pieno le barriere. Peccato per lui, perché stava facendo bene per una volta. Un brutto colpo per la sua sicurezza. E così, di colpo, le loro speranze iniziano a vacillare. Voglio rischiare, doppia sosta in stile Mercedes, ve la lascio godere tutta. Che dire, nonostante tutto siamo riusciti a fare qualcosa di clamoroso anche in questa gara, doppia sosta perfetta. Alla ripartenza siamo in auto con Antonio che punta la Sabre di Joe davanti a lui, ma appena spalancato il gas il pilota cinese ha perso l'auto e si è girato, sbattendo contro le barriere, causando una seconda safety car. Se rivediamo il replay possiamo apprezzare di quanto poco ci siamo salvati da un incidente che sarebbe stato fatale per entrambe le nostre auto. Alla seconda ripartenza si rinnova il duello tra Ocon e Antonio, ma anche in questo caso lo spunto non è abbastanza buono e Giovinazzi deve desistere dall'attaccare l'Alpine, anzi alla fine si vede anche sfilare dal compagno alla sua destra. Sono bastati altri 8 giri di nulla. Giovinazzi si è ripreso la posizione poco dopo su Berman, ma ora siamo a 4 secondi da Ocon, quindi guardiamo davanti al duello tra Sainz e Piastri. Il pilota della Ferrari prova all'interno, ma pare che in curva 1 oggi non si riesca proprio a passare. Un paio di giri più tardi Gasly, tutto solo e nel nulla assoluto, commette un errore e finisce contro le barriere. Ecco. E più avanti nel giro, mentre tentava di andare verso i box, la gomma ha ceduto e all'alettone distrutto si è aggiunta una foratura. Magnussen si era fermato negli ultimi giri ed era finito dietro di noi, ma con gomma freschissima ci ha messo poco ad arrivare a riprendersi la posizione all'inizio dell'ultimo giro. E con quest'ultima emozione si è conclusa la gara, alla fine vinta da Leclerc. Leclerc porta a casa la vittoria! Davvero incredibile! Dopo una gara del genere ha ampiamente meritato il suo giro d'onore.
mentre noi ci siamo dovuti accontentare della 18ª e 19ª posizione. Vi lascio i commenti post gara e ci sentiamo subito dopo. Alex Albon rientra in garage. Ah, ha tagliato il traguardo in P11 appena fuori dalla zona punti. È il momento di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha assolutamente meritato questo piazzamento sul podio. Con questa salgono a 3 le vittorie in stagione. Non ha proprio intenzione di farsi battere. E ora, prima dei prossimi impegni, le squadre si meritano una pausa qui in Azerbaijan. E intanto si chiude il sipario. Da Baku è tutto. Vi aspettiamo sul futuristico circuito di Marina Bay per un'emozionante gara tra le strade di Singapore. Alla fine dunque vince Charles Leclerc, il professore di Baku, e con Sainz chiudono la doppietta Ferrari davanti a Piastri. Alonso, Perez e Stroll si dividono il premio di MVP della gara, finendo tutti e tre a punti nonostante partissero nelle ultime posizioni. E con i risultati di oggi si aggiorna la classifica piloti, che vede Verstappen allungare nuovamente nonostante il quarto posto. Ma con la manovra che abbiamo visto ha danneggiato abbastanza Norris, tanto da finirli nettamente davanti. Nei costruttori Ferrari fa un balzo assurdo in avanti, superando nuovamente McLaren e si posiziona così al secondo posto, accorciando a 130 punti in ritardo dalla Red Bull. Purtroppo per noi, però, piove sul bagnato e il MAC, il nostro capotecnico, ci informa che, a causa di un grosso errore tecnico apparso durante il progetto delle sospensioni, dovremo chiudere la galleria del vento per una settimana, ritardando così tutti e tre i progetti in corso. Non ci voleva, ed è già la seconda volta quest'anno. Si è anche conclusa la votazione, ed alla fine le scuderie contrarie hanno ottenuto la maggioranza, e quindi non cambierà nulla nel budget cap, che rimarrà di 139 milioni di euro. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se volete aiutarci a risolvere i problemi alla Galleria del Vento lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo a Singapore per il Gran Premio di Marina Bay.